Livigno, quel luogo che ci appare ogni giorno su Instagram. L'unico luogo in cui puoi stare in bilico su due ruote o affacciarti su delle cascate vorticose. Quel luogo in cui puoi persino imparare a volare, anche senza ali. Ma soprattutto, la domanda che da sempre vi siete fatti è: ma Livigno è davvero il tempio della mountain bike in Italia? Alla fine di questo vlog troverete la risposta. Buongiorno, sono le 5:10 e posso dire che iniziano ufficialmente le nostre vacanze. Let's go! Il sole è sorto. Uno si è disiscritto dal canale. Bastardo! Non si fanno queste cose, ragazzi. Poi mi immagino, tu sarai iscritto a tutti i canali di cazzo, di cucina. Ripensaci. Sono le 8:20, ora siamo sul lago di Iseo. Siamo sui Mortirolo, Grassi? Sì, passo del Mortirolo. Io mi chiedo perché non si fa da fare? Perché? Per Livigno? Tutto dritto di qua? Bisogna sempre chiedere a local. Livigno invece è qua. Dopo circa 7 ore di viaggio siamo finalmente arrivati alla meta, Montolino, però oggi non giriamo, sono già alle 4. Però andiamo un po' a informarci, vediamo intanto com'è il campo base, insomma ci facciamo un po' un'idea di che cos'è il Mottolino, come funziona. E domani piove. La prima impressione che si ha del Mottolino da fuori è di una struttura organizzata, efficiente e nuova. Infatti non ha neanche un anno di vita. È stata costruita in funzione delle Olimpiadi invernali che si svolgeranno anche a Livigno nel 2026, dove il Mottolino sicuramente svolgerà un ruolo da protagonista. Appena avrete messo un piede all'interno del Mottolino, vi sembrerà di essere entrati in una dimensione parallela. Respirerete un ambiente fatto per la mountain bike in ogni angolo della struttura. Il centro infatti è completamente a servizio del biker a 360 gradi e vi risulterà difficile non mettere le mani su una mountain bike o non iniziare a guardare i prezzi per noleggiare per esempio una downhill o sbirciare tali scaffali o addirittura comprarsi un gadget. Prima di salire al piano superiore vi ricordo che per la descrizione puntuale dei servizi messi a disposizione dal Mottolino vi faremo uscire un video dedicato dove passo per passo vi spiegheremo come muovervi al vostro primo giorno al bike park. Già salendo sulle scale mobili ci rendiamo conto che siamo immersi completamente in un luogo magico. Vediamo Livigno sulla nostra sinistra e sulla destra gli impianti di risalita. Appena saliamo dalle scale arriviamo alla zona lounge, ristorante, che sicuramente ha un livello di cucina veramente elevato e può essere un buon punto di rifugio dopo discese e fatiche fatte durante la giornata. Sulla sinistra invece troviamo gli impianti di risalita e il famosissimo airbag del Mottolino, dove poter saltare e atterrare, diciamo, su qualcosa di un po' più morbido della terra. Allora, abbiamo appena finito di fare il giretto del campo base del Mottolino, vibes molto positive, molto attrezzato, pulito, ordinato, e adesso stiamo passando un po' di tempo a vedere ragazzi che vanno sulla rampa 360 e atterrano sul pallone. Pazzesco! Cosa vuoi dirci? Nulla, si va a cena ora.
Se il tempo ce lo consente, domani primo giorno, diciamo, no, se non ce lo consente, niente, ci inventeremo qualcosa. Lassù c'è il mottolino, per imparare l'inglese se vorrei fare lo youtuber. Andiamo a vedere se troviamo qualche gadget da comprare. Ora andiamo a letto perché siamo stanchi, ho guidato tantissimo, quella Chiara ha dormito tantissimo e ci vediamo domani. Grande emozione. Giorno 2, sole a catinelle, Matteo è triste. Sono tristissimo. Sembrerebbe che nel pomeriggio si rimetta un po' il tempo. Per ora andremo fuori e vi faremo vedere cosa fare a Livigno durante la pioggia. Anche se incappate in una noiosissima giornata di pioggia, a Livigno sicuramente saprete come passare il tempo. Una delle attrazioni maggiori di Livigno è, giusto appunto, la latteria. Ora, non per le persone come me intolleranti al lattosio, dove praticamente è la porta dell'inferno, ma per tutto il resto della popolazione sicuramente la latteria di Livigno merita di essere almeno visitata una volta. Vedi, Livigno è attrezzata per ogni biker, ci sono postazioni adibite alla manutenzione della bicicletta, questo cacciaviti, questo serve per levare i copertoni dalle ruote, questa è una chiave per i pedali, questo è il pappagallo, come cazzo si chiama. Sì. Usciti dalla latteria, proseguendo lungo la pista ciclabile, arriviamo al famosissimo lago di Livigno. I gravi problemi di siccità che abbiamo quest'anno. Io mi ricordo 4-5 anni fa che comunque il lago arrivava lì sotto la cascata. Avevamo intenzione di andare nel centro per fare un po' di shopping, ma lo rimandiamo a domani perché Matteo, come vedete, era super eccitato e dato che sembrava avesse smesso di piovere, ci siamo diretti per cambiarsi e andare direttamente a girare in mountain bike. Grazie di una città. No, è che puoi andare in bicicletta. Primo giorno al mottolino, venite con me, andiamo. Eccoci qua, bisogna andare là per fare i biglietti e iniziare la risalita. E sentiamo un po' come funziona il tutto. Prevedo fango. Buongiorno. Ciao, un pomeriggio. Grazie, buona giornata. Niente, si parte, mottolino. Iniziamo oggi con la blu, con quelle più facili e poi andremo a girare tutte. Siamo a scollinare la salita, vediamo il GPM, ultimi 300 metri. Vediamo insieme. Iniziamo la facile, resi. Questa è la linea facile oggi. Qui c'è dei piccoli panettoni. Oh, questo è il famoso aereo di Livigno. Questo è la zona salti di Livigno. Bello veramente. Assurdo. Siamo arrivati. Occhio pedoni. Quello inizia
Attenti, no freni sul letto. Assurdo. Userei i legni. Come invece anche ci insegna. Baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, 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 come on. Gonna take you to girls, get you to separate. Chissà, cazzo. Sa che sbagliare è di casa. Con pioggia e con il vento il Grassi non si accontenta. Allora apriamoci il mottolino. Veramente stupendo, c'è da divertirsi. Tornati a casa base. Purtroppo il tempo non ci ha aiutato. Ed ora da buon uomo di casa andiamo a fare la lavatrice. Quindi a Livigno si può trovare anche la lavanderia a gettone. Quindi adesso lavatrice. E poi dove andiamo? A fare l'aperitivo, perché a Livigno si fa Esatto, l'aperitivo. aperischi. E invece no, non siamo andati a fare l'aperitivo. Ci siamo di nuovo persi all'interno dei numerosissimi negozi di bicicletta che potrete trovare nel centro di Livigno. E qui finisce il nostro secondo giorno a Livigno, un po' sfortunato dal punto di vista del tempo, però vi preannuncio che i prossimi giorni saranno pieni di sole, di salti, di divertimento e ci sarà anche qualche incursione di qualche biker molto molto famoso. Ne volete un assaggio? Ecco la me del futuro. Salve a tutti, oggi siamo al mottolino, finalmente non piove. E guardate chi c'è con noi. Ma qua non piove mai, è sempre bello. Quasi dimenticavo, non abbiamo risposto alla domanda fondamentale. Ma Livigno è davvero il tempio della mountain bike in Italia? Dovrete aspettare la prossima puntata per scoprirlo. Ragazzi, un saluto alla Why Not Now da Mottolino. Ci vediamo alla prossima.